Ciao a tutti da Luca Valchi e bentornati sul mio canale Problema Risolto. Avete presente quei piccoli buchi nel muro lasciati da un quadro o quelle fastidiose crepe che compaiono con il tempo? Non solo sono un problema estetico, ma se non li sistemati rischiano anche di ingrandirsi. Fortunatamente questo è uno dei lavori più semplici che potete fare da soli per rendere la vostra casa impeccabile. Oggi vediamo insieme come riparare crepe e buchi nei muri in autonomia. Ora, per prima cosa servono articoli e prodotti, quelli corretti e giusti. Prima di iniziare procuriamoci appunto tutto l'occorrente. Si tratta di articoli che si trovano facilmente in qualsiasi negozio di bricolage o online. Infatti la pagina che vedete qui è tutta una selezione di articoli che potranno essere utili appunto per fare il nostro lavoro in casa. Li potete vedere direttamente cliccando sul link che troverete nella descrizione qui in basso e avrete quindi praticamente la possibilità di acquistarli per svolgere al meglio il lavoro. Poi vedremo invece il dettaglio dei singoli articoli che servono. Bene, allora per prima cosa serve una bella spatola di diverse dimensioni. Vi ho messo qua la pagina. Allora, vi servirà per applicare e livellare ovviamente lo stucco. Anche questa pagina è una pagina di Amazon che c'è proprio l'imbarazzo della scelta delle tipologie di prezzo e dimensioni e tutto quello che può esservi utile, quindi ovviamente dipende anche da quanto uno è disposto a spendere. Altro prodotto necessario sarà lo stucco per muri, ovviamente vi mostro anche qui la pagina. Allora, lo stucco per muri, scegliete un prodotto pronto all'uso o in polvere da miscelare con acqua, il consiglio. Anche qui, come vedete, c'è l'imbarazzo della scelta relativamente agli stucchi. Altro prodotto necessario è la carta vetrata a grana fine. La carta vetrata a grana fine serve per la rifinitura finale e quindi anche qui vi mostro la pagina di riferimento della grana, la carta grana fine. Ultimo prodotto importante è avere un pennello o un panno umido. Eccola qui la pagina anche di questo. Questo cosa serve? Serve per pulire e rimuovere la polvere. Ecco, quindi molto semplicemente vi mostro anche questa pagina di riferimento, poi fate voi la scelta di quello che vi interessa maggiormente e poi vi darò un'indicazione per scegliere anche al meglio i prodotti che abbiamo visto qua. Allora, entriamo un po' nel merito della sequenza dei lavori. Fase 1. Preparazione della superficie. Per prima cosa pulite bene la zona da riparare. Se ci sono parti di intonaco che si stanno staccando, usate la spatola per rimuoverle. Per le crepe allargatele leggermente per far penetrare meglio lo stucco. Dopo aver rimosso i detriti, pulite bene la polvere con un pennello o un panno umido. Fase 2. Stuccatura. Ora prendete lo stucco e applicatelo sul buco, sulla crepa usando la spatola. Per i buchi più profondi riempiteli gradualmente. Per le crepe premete lo stucco con decisione per assicurarvi che penetri a fondo. Livellamento è la fase 3. Con la spatola rimuovete l'eccesso di stucco, passatela più volte per livellare la superficie e renderla omogenea con il resto del muro. A questo punto lasciate asciugare completamente lo stucco secondo le istruzioni del produttore. Siamo alla quarta fase, la rifinitura. Una volta che lo stucco è perfettamente asciutto, usate la carta vetrata, quella fine, per carteggiare la superficie. Lavorate con movimenti circolari e delicati per renderla liscia e senza imperfezioni. Con un panno umido oppure con il pennello, come abbiamo visto, pulite via la polvere creata e il vostro muro sarà pronto per essere tinteggiato. Ecco fatto. Con questi semplici passaggi avete eliminato un problema fastidioso e avete un muro liscio e perfetto. Semplice, no?
Se questo video ti è stato utile, metti un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi problemi risolto. Bene, prima di lasciarti, io farei un approfondimento su la modalità per scegliere i prodotti. Allora, io perché non ho messo un prodotto specifico, ma ho messo la pagina di riferimento? Perché il prodotto specifico potrebbe essere superato magari tra una settimana, tra un mese con un altro prodotto, oppure ci possono essere delle promozioni particolari o meno. Ho pensato di farti collegare attraverso i link che troverai nella descrizione la pagina di riferimento e ti consiglio di andare ad individuare, a scegliere, quindi ad acquistare quei prodotti dove c'è un'indicazione tipo scelta Amazon oppure il più venduto. Ecco, per esempio, prendiamo questa spatola dove è indicata come il più venduto. Allora, il dato che vi deve subito balzare all'occhio è questo numero, che è il numero delle recensioni. Significa che essendo più venduto chiaramente avrà anche più recensioni, quindi avendo più recensioni vuol dire che avrete più pareri di chi l'ha già acquistato e di conseguenza evitate di fare un acquisto sbagliato, perché se sfruttate tra virgolette già le esperienze degli altri diventa interessante. Tra l'altro poi quando sono tante le recensioni, come in questo caso che sono oltre 2000, leggerle tutte sarebbe un po' impensabile. Amazon ci aiuta con l'intelligenza artificiale a fare un riassunto e a farci capire cosa pensa la gente di questo articolo. Ecco, tenete presente che quello che stiamo vedendo per questa spatola vale per tutti gli altri prodotti, come logica. Però ecco, era solo per farvi vedere che ci sono tre situazioni per capire se quello può essere il prodotto indicato. Anzi, quattro direi, perché il primo era il più venduto, il secondo è quello che pensa la gente, il terzo la percentuale attribuita a 5 stelle, che è quindi il 69%, e degli approfondimenti sulle caratteristiche di questo articolo. Quindi la descrizione, il riassunto lo lascio leggere a voi, possiamo leggere due righe, no? I clienti sono soddisfatti della qualità e della versatilità delle spatole, le descrivono come un buon prodotto, con lame in acciaio di ottima manifattura e un ottimo rapporto qualità-prezzo, eccetera, eccetera. Queste sono sotto recensioni, come le chiamo io, che vanno ad affrontare degli aspetti un po' più specifici, tipo qualità, rapporto qualità-prezzo, versatilità, impugnatura, eccetera. Se dovessimo andare a vedere per esempio impugnatura, cosa fa il sistema? Va a selezionare tra queste recensioni presenti quelle che hanno attinenza con questo aspetto dell'impugnatura. Quindi capite bene che avete tante occasioni per non sbagliare l'acquisto. Questa è la cosa importantissima. Quindi questo vale sia per questo prodotto, ma vale per tutti gli altri che abbiamo visto. Non cambia nulla. Io chiaramente ti ringrazio per l'ascolto. Un'ultima cosa che posso dirti è i link che troverai nella descrizione sono dei link di affiliazione, comunque vedrai il dettaglio anche nella descrizione. Significa che se tu decidi di acquistare, Amazon mi riconoscerà una piccola commissione solo per il fatto che grazie a questo video è come se aiutassi Amazon a vendere questi prodotti. Però per te non cambia nulla, infatti non ci sarà assolutamente nessuna maggiorazione di prezzo. Se sei arrivato o arrivata fin qui a vedere il mio video, ti ringrazio per la pazienza prima di tutto. Spero veramente di esserti stato d'aiuto per risolvere il tuo problema e ti auguro di fare dei buoni acquisti. Ti ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao!